Allora, vogliamo studiare questa e dobbiamo dividerci i compiti tra numeratore e denominatore. Quindi iniziamo con appuntarci che il nostro numeratore, che sarà appunto 3x meno la radice di x quadro più 2, e vogliamo vedere quando questo è maggiore o uguale di 0. Solo che poi immediatamente possiamo optare per una riscrittura di tutto ciò portando il 3x dall'altra parte, quindi abbiamo meno radice di x quadro più 2 maggiore o uguale di meno 3x, perché dobbiamo cambiare il segno. Di nuovo cambiamo tutti i segni, ma si cambia anche il verso a questo punto, quindi abbiamo radice di x quadro più 2 minore o uguale di 3x. Ok, in questo caso sappiamo come comportarci però, seguendo semplicemente lo schemino che ho appuntato qui di fianco, e questo schemino mi suggerisce che devo garantirmi che quello che c'è dentro la radice deve essere sempre positivo. Però diciamo che siamo fortunati, perché nel momento in cui io voglio soddisfare la prima condizione, questa cosa è sempre vera, cioè è sempre vero che x quadro più 2 è maggiore o uguale di 0. Questo vale per ogni x appartenente ad R, quindi non ha un peso perché è sempre positivo, anzi vale almeno 2 quella quantità, perché appunto sto sommando un qualcosa di positivo a 2, quindi vale minimo 2. Allora possiamo dire che questa condizione 1 è automaticamente verificata. Adesso dobbiamo andare a seguire la 2. La 2 mi dice: guarda, prendi la b, che in questo caso è 3x, e imponi la maggiore o uguale di 0. Ok, quindi questa è facilissima, perché dividendo tutto per 3 ottengo x maggiore o uguale di 0. E quindi l'unica cosa che conta al momento è questa da inserire nel mio sistema. Successivamente posso andare ad elevare i quadrati, come suggerisce la 3, che è questa. Dice: ok, hai sistemato le cose di prima, quindi sei autorizzato ad elevare al quadrato, quindi hai x quadro più 2 minore o uguale del quadrato di quell'altro, che sarà 9x quadro. Ok, a questo punto porto il 9x quadro a sinistra, quindi avrei 1 meno 9. 1 meno 9 fa meno 8x quadro. Poi porto il 2 a destra, quindi diventa minore o uguale di meno 2. Ok, posso semplificare, ad esempio posso andare a dividere tutto per meno 2. Se divido tutto per meno 2 ottengo 4x quadro maggiore o uguale di 1. Non finisce qui, perché mi porto anche il 4 giacché, e ottengo x quadro maggiore o uguale di 1/4. E a questo punto questo mi suggerisce che io devo avere soluzioni esterne. Quindi devo considerare la radice di quello che ho qui, quindi la radice di quello sarà appunto un mezzo, e le soluzioni esterne saranno dunque x minore o uguale di meno un mezzo, oppure x maggiore o uguale di un mezzo. Quindi questo qui è il risultato della numero 3. Ora questa cosa va abbinata alle altre 3 casistiche, che sono queste qui. Ora, la prima non conta niente perché è vera sempre. La seconda mi dice: guarda, per me è importante che tu vai dopo 0, quindi vuol dire che questa qui la devo escludere, perché va prima di 0, prima di meno un mezzo, quindi non mi interessa proprio. Allora la discussione si fa tra questa e questa, e ovviamente se io vado dopo un mezzo, a maggior ragione starò andando dopo 0. Quindi di questa, che ripeto a rigore si dovrebbe fare il sistema, il grafico, bla bla bla, ma cioè si fa subito a mente, si osserva che l'unica cosa possibile è che x deve superare un mezzo, e quindi mi appunto questa cosa qui. E infatti se vado a guardare la soluzione mi trovo già che la x deve superare un mezzo, quindi vuol dire che sto procedendo per bene. Adesso devo andare a lavorare per quanto riguarda il mio denominatore. Allora guarda, ti faccio la rappresentazione grafica giusto perché magari ti può sorgere il dubbio. Nella 1 metto una linea continua, nella 2 mi dice: guarda, vai semplicemente dopo 0. La 3 invece mi dice che devo andare prima di meno un mezzo, ma contemporaneamente dopo un mezzo. E quindi è chiaro che è quello che dicevo prima, cioè l'unico punto dove ci sono tutte e 3 è dopo un mezzo. Però fare questo è solo magari una sicurezza in più, se ho qualche dubbio, sì, ma va benissimo. Se i prof vari vogliono
che questi grafici vengono fatti, si fanno, non c'è problema. Io dico che appunto non è necessario, non è assolutamente necessario. E perché poi se dovessi fare un grafico, dovrei fare un grafico addirittura anche di questo, cioè anche qui nell'ultima soluzione che ho dato, anche qui diciamo a rigore si farebbe un grafico, però se mo perdo tempo per fare sto grafico, poi perdo tempo per fare quell'altro grafico, perdo tempo per fare quell'altro grafico, non me ne esco più. Addirittura anche quando adesso andiamo a studiare il denominatore, anche qui si dovrebbe fare un grafico, però io me ne esco subito in questo modo qua. Cioè inizio a pensare a due numeri la cui somma faccia meno 5 e il cui prodotto faccia più 6. Ovviamente questi numeri sono x meno 2 che moltiplica x meno 3. Penso adesso all'oggetto che possa annullare questa parentesi che è 2 e all'oggetto che annulla quest'altra parentesi che è palesemente 3. Adesso guardo direttamente questo e mi accorgo che le soluzioni devono essere esterne, quindi io qui scriverò x minore di 2 oppure x maggiore di 3 e quindi questa qui è la soluzione del mio denominatore. Attenzione che adesso dobbiamo fare un grafico diciamo necessario a questo punto, non come tutti gli altri che potevano essere superflui. Adesso è necessario andare ad abbinare un mezzo con 2 e 3, quindi si va a fare un grafico che non sarà di sistema ma sarà un grafico di segno dove metterò tutti questi valori. Devo sicuramente mettere un mezzo con il pallino pieno perché c'era il maggiore uguale e poi dovrò prendere anche i valori 2 però con un trattino perché li sto escludendo. Mi appunto n e cerco di ricordare cosa fa il numeratore. Il numeratore mi dice ok, vai semplicemente dopo un mezzo, quindi da questa parte mi serve una linea tratteggiata, mentre il denominatore mi diceva vai prima di 2 e vai dopo 3. Quindi qui ci vuole una linea tratteggiata. Adesso faccio questi vari prolungamenti che mi vanno a dividere un po' tutto e posso finalmente decidere il segno, quindi uscirà meno, più, meno e più. Cosa devo scegliere? Questo me lo dice il verso della disuguaglianza. Qui c'è un maggiore o uguale di 0 e quindi sono costretto a scegliere il più. Quindi a questo punto possiamo dare la soluzione che dunque sarà x compresa tra un mezzo e 2 con 2 escluso. Infatti sto andando a prendere proprio questa porzione qua. E qui appunto mi accorgo che la soluzione va dopo 3 e quindi dovrò scrivere oppure x maggiore di 3. A questo punto vado a guardare la mia soluzione e mi accorgo che effettivamente tutto l'esercizio l'ho fatto bene. Ora, per rispondere alla tua domanda, mi chiedevi circa il segno del denominatore. Allora, io risolvendo la disuguaglianza ho scoperto che tutto il mio denominatore risponde a questa soluzione qua. La domanda era questa: quando è che il denominatore è positivo? La risposta è questa: il denominatore ha i segni più prima di 2 e dopo 3. E infatti è quello che ho scritto. Il denominatore ha il segno positivo e qui la risposta è prima di 2 e dopo 3 e infatti prima di 2 ho la linea continua che mi indica la positività e dopo 3 ho la linea continua che mi indica la positività. Quindi il dubbio sul denominatore penso di averlo risolto. Altre domande? Ok, quindi questa è la soluzione del nostro esercizio.